Stiamo tornando. Io, mio padre, il mio cavallo e il suo cavallo. Siamo partiti questa mattina e arriveremo al tramonto. È più di un anno che Cavallo è il mio cavallo. Non ho voluto che avesse un nome e l'ho chiamato Cavallo. E adesso, forse, so anche il perché. Cavallo me l'ha regalato mio padre. Eravamo venuti a prenderlo da un suo amico che abita in questa valle della Toscana. Cavallo viveva in un branco. Ce n'erano tanti, ma io ho visto subito lui. Aveva qualcosa di particolare e ho sentito che era il mio cavallo. Poi, quando Ariane mi ha raccontato la sua storia, che non riusciva a comunicare con gli altri cavalli, che era solo, ho capito ancora di più quanto poteva essere bello stare con lui, stare insieme. Ci siamo guardati in mezzo al branco e ho sentito che lui aveva scelto me. Inizia qui la nostra storia. Alcuni anni fa era arrivato da noi un cavallo di circa 12-13 anni, molto bello, grande, forte, atletico. Quando l'abbiamo liberato, lui è corso come un pazzo e poi ha incontrato a un certo punto gli altri cavalli e li ha visti e non è successo niente. Perché di solito poi si annusano, c'è molto la danza della gerarchia, lo chiamiamo, perché poi mettono a posto la gerarchia, c'è movimenti, morsi, calci. Invece lui ha visto questi altri cavalli, si è girato e scappato. Ed è scappato in un altro angolo estremo, e in un angolo dove era molto chiuso, e è rimasto lì. Ed era difficile perché lui non mangiava, perché non andava mai dagli altri cavalli. Aveva come paura di avvicinarsi, come se non fosse un cavallo. Era un cavallo che non sapeva di essere un cavallo. E forse è anche per questo che ho deciso di chiamarlo Cavallo. Doveva sapere chi era e se n'era dimenticato, perché era stato la maggior parte della vita da solo, dentro al box di una scuderia. Cavallo invece, come tutti i cavalli, non sopporta gli spazi chiusi e deve aver sofferto molto fino a dimenticarsi chi era. Ma noi siamo stati vicini per un anno intero. Siamo stati quasi come due cavalli che se ne andavano in giro liberi. E ho capito che lui, come tutti i cavalli, ha bisogno di spazio. Deve avere tanta terra attorno, mangiare e dormire dove e quando vuole, scegliersi gli amici. Invece per noi è comodo chiudere i cavalli in un box. Loro si adattano, ma è la cosa peggiore che si possa fare. Ma questo è il destino della maggior parte dei cavalli che stanno con noi. Nascono in un box con la mamma, poi da lì vengono a un certo punto svezzati e separati e vivono sempre in un box e non hanno mai contatti veramente sociali. E così succede che quando sono adulti non sanno il loro proprio linguaggio più veramente. Non sanno più socializzare, di avere una vita equilibrata e naturale. Dopo ci mettono molto a ricordarselo, sono umanizzati, sono fuori equilibrio. Perché questa è anche una cosa importante sapere, quando noi possiamo fornire al cavallo la sicurezza in un branco e la comodità di poter vivere da cavallo. Dopo loro cominciano a stare bene in tutti i sensi, mentalmente, emozionalmente e fisicamente. E dopo giocano tra di loro ma anche con noi. E allora il nostro rapporto diventa una fonte di benessere per tutti e due coinvolti. E così abbiamo un compagno che piace stare con noi e che è sano in tutti i sensi.
ho imparato da Ariane. Chiedere poche cose a cavallo e ricordarsi sempre che quello che fa con me lo fa per me. La cosa più importante è stare insieme fidandosi. Ora sto per tornare da Ariane e dagli altri amici. È più di un anno che non ci vediamo. Ma mi ricordo come oggi, quando per la prima volta ho giocato con cavallo. Stavamo iniziando a parlare. Aveva avuto molta pazienza con me e anche quando gli parlavo sbagliato, lui non si arrabbiava. Mi faceva capire con le orecchie che non era molto chiaro quello che volevo da lui. Piano piano capivo quanto fosse sensibile e che i miei segnali erano ancora troppo forti. Un cavallo sente quando gli si posa addosso una mosca, mi diceva il mio maestro, e mi mostrava come usare la corda lunga. Piccoli movimenti arrivano al cavallo e bastano a fargli capire che cosa si vuole da lui. Il movimento della corda è un fastidio e lui va indietro. Quando risponde, bisogna premiarlo. E le carezze per un cavallo sono il premio più grande. Dopo un po' di tempo aveva capito che ero io a comandare. Aveva accettato di considerarmi un capobranco. E il fatto che avesse cominciato a seguirmi come un cagnolino mi sembrava incredibile. E poi è venuto il giorno di salire in groppa. Per un cavallo che ci considera dei predatori, farci montare sulla sua schiena è una grande prova. Ma la paura e la diffidenza sotto sotto restano. È stato bellissimo. Non ero mai salita su un cavallo e questo era il mio cavallo, era cavallo. Il maestro mi diceva che cavallo sentiva tutti i miei movimenti e che dovevo essere concentrata. Diceva anche che poteva sentire i miei pensieri attraverso il corpo, perché è così che i cavalli parlano. Edwin Witwer è un maestro di equitazione naturale e i cavalli ha imparato ad ascoltarli. Ne sono passati molti tra le sue mani. Cavalli con problemi di ogni tipo, scampati al macello o reduci da anni di corse e concorsi ippici. Adesso è partito il cervello destro e sta pensando solo sull'istinto. Questo ha il terrore di tutto ciò che si muove. Edwin usa una busta di plastica, oggetto svolazzante, ormai presente ovunque, e spesso causa di improvviso terrore per i cavalli. Lo sta aiutando a vincere la propria fobia, in un ritmico entrare e uscire lungo la linea della paura. Provo di farlo fino al momento che mi può accettare. E per tutto quello che facciamo su un lato dobbiamo anche fare sull'altro lato. Edwin gli fa conoscere con il corpo l'origine ingiustificata della paura. Un lavoro di sensibilizzazione su entrambi i lati del cavallo, anche in quelle aree dove il campo visivo dell'animale è scarso. È lì, nei punti non controllabili dal cavallo, che si annida il terrore. Di nuovo il cavallo lecca le labbra, che è un segno che inizia a comprendere.
Vediamo se posso fare un po' di ritmo senza che lui abbia bisogno di scappare. Un po' di rumore. Facciamo di nuovo l'altro lato. Faccio più rumore, più rumore, più rumore. Lui veramente ha accettato. È un livello più profondo. Posso fare rumore, lui accelera un po' ma non tanto. Nel momento che va al cervello destro non smetto quando si ferma. Il cavallo si lecca le labbra. Significa: ho capito, cerchiamo un accordo. Interpretare questo segnale in modo corretto consente di comunicare con il cavallo e di compiere l'azione giusta. Esiste dunque una lingua dei cavalli. Un codice di comunicazione espresso con ogni parte del corpo. Tutto è cominciato una cinquantina d'anni fa negli Stati Uniti, quando alcuni esperti di cavalli hanno iniziato a interpretare il linguaggio equino e hanno iniziato a ottenere risultati stupefacenti. Cavalli selvaggi diventavano mansueti nell'arco di poche ore. Nel nuovo metodo erano confluite anche le esperienze dei nativi americani, degli indiani delle pianure, con la loro capacità di osservare il comportamento dei branchi selvaggi. Oggi sono in molti, anche in Italia, a mettere in pratica quelle conoscenze. Lo strumento fondamentale è la gentilezza, perché un cavallo selvaggio è terrorizzato dall'uomo e trattarlo con durezza, domarlo con la forza e l'imposizione non fanno altro che aumentare nella sua anima diffidenza e paura. Nel passato il cavallo era strumento di lavoro, mezzo di locomozione e mezzo militare. Serviva e non c'era il tempo per particolari attenzioni. Nel nostro paese ci sono stati dei profondi conoscitori del cavallo, ma, come spesso accade, anche in loro ha vinto il principio del minimo sforzo, massimo risultato. Nel cuore dell'Italia, tra Toscana e Lazio, vivevano i butteri. Abili cavalieri che vantavano un passato millenario risalente al tempo degli Etruschi. Il nome stesso di buttero pare derivi dalla parola greca butes, che significa mandriano. E di mandrie si occupavano i butteri. Tutto il territorio della Maremma era infatti, per la sua natura paludosa, sfruttabile solo come pascolo. E i butteri guidavano le mandrie dalle lunghe corna. Animali forti e pericolosi. Il cavallo maremmano era lo strumento del lavoro. Un cavallo agile, ma dal carattere deciso, e il metodo per domarlo era altrettanto deciso. Il buttero, infatti, aveva una priorità: rendere le prestazioni del suo cavallo funzionali al lavoro da eseguire. Non aveva tempo per instaurare un rapporto e non poteva rischiare in alcuna situazione di perdere il controllo del proprio mezzo di trasporto. Il cavallo doveva muoversi senza esitazione in mezzo a tori e mucche dalle corna aguzze e lunghe più di 1 metro. Con l'aiuto dei lunghi bastoni chiamati pungoli, il buttero separa prima il toro dal branco e poi si dedica a isolare i vitelli. Uno alla volta i vitelli sono obbligati a entrare nel tondino. Oggi i butteri sono rimasti in pochi e sono diventati interpreti di spettacoli estivi. Rievocano momenti della merca, quando i vitelli venivano marchiati con il simbolo del proprietario. Qui l'abilità e il coraggio del buttero si manifestavano assieme alla durezza.
vitello maremmano a 1 anno è già sviluppato, è agile e forte per la vita libera che ha condotto e dentro al tondino è un animale pericoloso e poco arrendevole. L'abilità del buttero rievoca le antiche immagini delle tauromachie, delle mitiche lotte tra uomo e toro, lotte mortali. La merca, infatti, pur con il suo apparato di festa, era un avvenimento denso di pericoli per il buttero. Nel tentativo di piegare con la forza la naturale ribellione dell'animale, spesso si feriva, anche in modo grave. Oggi è solo una rievocazione. Nel passato il vitello a questo punto veniva atterrato, legato e marchiato a fuoco. Conclusa la merca, i butteri si dedicavano alla festa. Esibivano la loro maestria. A prima vista sembra una virtuosa camminata all'indietro, ma osservando meglio è tutt'altro. Il morso consente il controllo, ma tutto è basato sul dolore. La leva dell'imboccatura può esercitare una forza pari a 150 kg, localizzata in corrispondenza del nervo trigemino, che nell'anatomia dei cavalli passa molto in superficie, registrando così livelli insopportabili di dolore. Se a questo si aggiunge l'azione degli speroni, si comprende cosa possa provare un animale così sensibile da percepire il contatto di una mosca. Ma per il buttero il controllo del cavallo era fondamentale. E lo mostrava anche nei momenti di svago, come appunto durante i festeggiamenti per la marchiatura dei vitelli. Oggi il tipo di doma dei butteri è cambiato. Il rapporto con il cavallo non ha più la ferrea durezza di un tempo, anche perché non è più necessaria. Il buttero attuale si limita a mantenere viva una tradizione e la esibisce con le caratteristiche dello spettacolo. Manifestazioni sportive e spettacoli dove il cavallo è l'elemento centrale. Come nei concorsi ippici. Quello di Piazza di Siena a Roma è di rilevanza mondiale. È l'esibizione della potenza e della bellezza del cavallo. Bellezza esaltata nell'immaginario umano che ha fatto di un animale un simbolo estetico e un supporto alla propria vanità. A tal punto che cavaliere, cioè uomo che possiede e siede su di un cavallo, è diventato sinonimo di nobiltà e di buone maniere, come se il cavallo consentisse all'uomo virtù che altrimenti non avrebbe. E i concorsi di salto sono espressione evidente di bellezza e potenza insieme. Ma il cavallo? Il cavallo, per innalzare l'uomo, deve ammortizzare impatti con il suolo nell'ordine delle 4 tonnellate. E i suoi anteriori si piegano fino a toccare il nodello. Ogni salto è un trauma. Anche perché il cavallo, in natura, evita di saltare, evita di fare qualcosa che lo possa danneggiare. Anche qui c'è chi ha profonde conoscenze del cavallo. Non si potrebbero infatti ottenere altrimenti prestazioni così estreme. Nelle fasi di riscaldamento, molti usano sensibilizzare la bocca del cavallo agendo sull'imboccatura. In una manciata di secondi ci si gioca mesi, anni di preparazione. E il cavallo deve obbedire ai comandi. Una bocca così sensibile al dolore, con una minima pressione, consente l'effetto voluto.
I punti deboli vanno tutelati con rinforzi alla parte inferiore delle gambe. Le protezioni agli anteriori impediscono che il cavallo si ferisca con i ferri delle zampe posteriori quando galoppa e si raccoglie per il salto. Cavalli in attesa di andare nell'arena, bardati come gladiatori. Tutto questo per indurre un cavallo a fare quello che non farebbe mai per natura: saltare un muro alto più di 2 metri. Due metri e 5 centimetri. 2 metri e 15. 2 metri e 25. Qualcuno rifiuta. Qualcuno dovrebbe rifiutare. Questa volta è andata bene. 2 metri e 25. E vince il migliore. Il trionfo dell'uomo a cavallo. Immagine classica. Soggetto ispiratore di statue monumentali. Come il Marco Aurelio sulla piazza del Campidoglio a Roma. La calma di un imperatore sulla furia della natura domata, la bocca increspata dall'ira. Espressione violenta che ritroviamo identica nel volto di un cavallo a dondolo. Un giocattolo e l'apoteosi dell'imperatore mostrano la medesima interpretazione umana del cavallo, l'immagine paurosa di un drago, molto lontana da quella di un tranquillo erbivoro, dalla realtà del cavallo. Un imperatore inforca il suo destriero ruggente con la stessa valenza con cui la bambina cavalca il suo giocattolo. Li accomuna la trasformazione fantastica dell'immagine del cavallo. Abbiamo reinventato il cavallo. Un'iconografia ricorrente alla quale ci siamo abituati. È presente in tutti gli spazi pubblici. Una selvaggia e mitica forza della natura. Si fissa l'immagine del cavallo possente che esalta il ruolo dell'uomo capace di domare tanta potenza. In realtà, conoscere il cavallo porta in tutt'altra direzione. Ormai siamo quasi arrivati. Ho sentito nitrire gli altri cavalli. Forse ci hanno sentiti. È il momento di dare una pettinata a cavallo. Potrei anche fargli qualche treccia, come piace alla mia amica Nell. È lei che mi ha insegnato a farle. Lei è nata qui, tra i cavalli, e tutti i cavalli la conoscono e parlano con lei. Crescere assieme ai cavalli, in un luogo dove si pratica l'equitazione naturale, è un'esperienza importante. Si impara a comunicare in silenzio con il cavallo, usando il suo linguaggio, fatto di segni e di contatti fisici. Attenzioni e carezze approfondiscono la conoscenza reciproca. Nell ha imparato la responsabilità nei confronti del suo cavallo e la prudenza. Sa che l'istinto della preda può sempre manifestarsi, ma sa anche che, grazie alla relazione così profonda con il suo cavallo, quell'istinto di reazione sarà sempre preceduto da chiari segnali d'avvertimento. È un patto silenzioso, basato sulla fiducia.
Nell ha anche il compito di mostrare agli altri bambini come ci si deve comportare con i cavalli. Come sia importante, prima di tutto, osservare con pazienza. E quanto meno si pretende, più si riceve. Allora il gioco diventa una cosa seria. Relazione e gioco sono alla base dell'equitazione naturale. Un sistema che, oltre ai bambini, coinvolge anche il mondo degli adulti. Che c'è un cavallo insieme con un altro e non stanno facendo niente altro che togliersi le mosche con la coda. E questo è cavallo time, questo è la vita naturale del cavallo, come lui si sente bene. E credo che per il cavallo è importante questo tempo di stare insieme con noi, anche senza chiedere niente, solo di stare insieme. E spesso di solito andiamo con un obiettivo dal nostro cavallo, oggi vuole fare quello, dopo questo e alla fine ancora questo, e abbiamo tot tempo disponibile e pensiamo che tutto questo il cavallo adesso lo deve fare per noi. Ogni tanto se noi possiamo fare parte di questo, parte del giorno del cavallo, il cavallo non solo ci rispetta ma c'è qualcosa di più, la sua collaborazione diventa più grande per questo. Non più una natura selvaggia da domare, ma un animale con il quale collaborare. Ciò non significa che il cavallo diventi un compagno di giochi o un mezzo di evoluzione spirituale. Resta quello che è, un erbivoro. Ok, bene. E lascia la corda. Ok. Ok, non do i calci, non faccio pressione ritmica con il piede. Uso solo una pressione costante, abbraccio il cavallo con il mio piede. Prima fase per andare, energia, seconda di abbracciare, terza, dare un po' di ritmo su di voi, quarta, dare ritmo sul sedere del cavallo. Per fermare la stessa cosa, prima rilassare me. Se il cavallo non si rilassa insieme con voi, alza la redine con 2 dita. Fase 3, se il cavallo non si è fermato così, chiude tutta la mano, o un po' più di tensione in questo modo. Se il cavallo non si ferma così, dopo 3-4 secondi, lascio la redine e inizio a fare 1, 2 e 3. Questa è la flessione laterale. Questo vuol dire fermati insieme con me, fletti il tuo collo. Ok? La flessione laterale è il numero 4. E adesso chi vuole può andare un po' al trotto, ma solo 10 metri. Dopo 10 metri rilassatevi, alzate la corda e andate di nuovo al passo. Per chi era abituato ai sistemi dell'equitazione tradizionale, cavalcare ora senza le redini, senza un morso di traverso alla bocca del cavallo, senza stimoli decisi, è come apprendere una nuova lingua. La responsabilità sua, il mantenimento dell'andatura suo, per me erano tutte cose che erano in qualche modo frutto dell'addestramento, quindi del mio continuo chiedere del cavallo obbedire, non è questo. Faccio ancora fatica ogni tanto a dirgli quello che voglio perché forse non so ancora ad usare quell'indicazione che dovrei dargli. Anche prima mi sono girata e non riuscivo più a ripartire. Bisogna di chiedere poche cose, di dare, non so, tanto riposo così. Stiamo diventando amiche. A fine giornata i cavalli tornano liberi nel branco. Riprendono i ritmi e l'occupazione preferita. È osservandoli in situazioni come questa che si è potuto decodificare il loro linguaggio. Si sono anche individuate le loro zone sensibili. Punti del corpo che, appena sfiorati, stimolano nel cavallo una reazione precisa.
Un meccanismo congenito, trasmesso dalla madre al puledro fin dai primi minuti di vita. È appena nato e subito inizia la lotta. Deve mettersi in piedi per nutrirsi al seno della madre e lo deve fare prima di consumare tutta l'energia. La natura gli ha dato non più di un'ora, dopo non riuscirà più ad alzarsi. I cavalli, come tutte le prede, devono essere in breve tempo in grado di spostarsi, di fuggire. E non è un caso che tutti i cavalli nascano di notte. Alle prime luci bisogna essere in piedi, pronti a muoversi. Di notte poi il cavallo vede molto meglio che di giorno. È infatti un animale notturno ed è molto più attivo di notte che di giorno, in netto contrasto con le abitudini umane. Frutto di inseminazione artificiale, il puledro era troppo grande per la madre e se non fosse stato per i veterinari che l'hanno aiutato, non sarebbe riuscito a nascere né a nutrirsi. Selezionato per diventare un cavallo da corsa. Iniziano le prime indicazioni della madre. Tocca il puledro nei punti base del futuro codice di comunicazione. La reazione al tocco ci dà la misura della sensibilità del cavallo. Basta sfiorarlo per avere la risposta. È su questo livello sottile che si configura il linguaggio. Ogni parte del cavallo ha i suoi punti sensibili e reagisce come uno strumento musicale. Sensibilità che arriva fin dentro allo zoccolo. Non essendo in questo caso coperto dal ferro, consente al cavallo di sentire tutte le caratteristiche del terreno. Per una bambina è una continua scoperta e la possibilità di spostare mezza tonnellata con una semplice pressione delle dita lascia stupefatti. Questo non significa che il cavallo abbia dei pulsanti cui corrisponde un'azione precisa. Significa che un cavallo è molto più sensibile di quanto si creda. È sensibilità imposta dall'ambiente e dalla necessità di sopravvivere. Questo puledro, che ora ha raggiunto le 2 settimane, sopravvivrà facendo il cavallo da corsa. Già è evidente la predisposizione muscolare in questo purosangue, selezionato appositamente per gareggiare negli ippodromi. Dopo poco più di 2 anni dalla nascita, ecco i cavalli bardati per la gara. Sono cavalli molto giovani, ancora con le ossa e le cartilagini in formazione. Ma sono stati pensati apposta per correre. La loro carriera è come quella fulminante di un divo. Dura 2-3 anni al massimo, molto meno di uno sportivo professionista. I cavalli non dovrebbero essere montati prima dei 3 anni, ma normalmente subiscono la doma e gli allenamenti a partire dai 18 mesi, per poi farli correre già a 2 anni. Cosa succede dopo? Qualcuno fortunato continua a correre senza dover vincere ad ogni costo. Una parte notevole finisce al macello. Molti restano danneggiati nel corpo e nella mente. Alcuni passano ai maneggi. Altri vengono riciclati nei vari palii delle città d'arte. L'ebbrezza della potenza espressa affascina chiunque. Il cavallo corre
È la sua natura, ma forse scappa solo da noi. La fontana degli unicorni a Ronciglione. La città, nel cuore del Lazio, è una delle tante in Italia dove si celebra un palio. All'interno del carnevale sopravvive un'antica consuetudine: la corsa dei cavalli berberi. I cavalli senza fantino rappresentano 9 contrade in competizione, ognuna con i suoi stendardi e i suoi costumi. Il cavallo che, dopo i 1000 metri di corsa pazza, raggiunge per primo il traguardo, vince il palio. La corsa risale al 1500 e pare fosse una consuetudine già al tempo degli Etruschi. Si corre sull'asfalto, con gli zoccoli ferrati e il rischio costante di cadute. Lo spettacolo richiama una gran folla. La corsa a perdifiato dei cavalli suscita infatti intense emozioni. E il cavallo continua ad essere uno strumento. Ora serve allo sviluppo turistico. Il rapporto con il cavallo, però, l'abbiamo visto, sta cambiando. Il sistema della cosiddetta equitazione naturale consente di avvicinarsi all'animale in uno dei modi migliori. Ciò non significa che chi pratica questo metodo riesca ad ottenere dal cavallo prestazioni maggiori o migliori di altri. Con questa tecnica è difficile indurre un cavallo a saltare un muro di 2 metri, ma si possono ottenere soddisfazioni diverse, forse maggiori. Siamo comunque sempre noi a chiedere qualcosa. Tutte e due ascoltiamo, adesso tutte e due ascoltiamo. Io ascolto lui, guardandolo soprattutto negli occhi, e lui ascolta me soprattutto quando sono in silenzio, perché il linguaggio equino non è il linguaggio, tra virgolette, quello che usiamo noi, quindi più silenzio c'è e più riusciamo a entrare dentro il linguaggio della natura. Riesci a metterti in sintonia col canale di comunicazione dei cavalli, riuscendo a percepire tutte quelle che sono le loro emozioni, sensazioni, e riesci a creare un filo trasparente che unisce il nostro linguaggio che noi impariamo, un linguaggio corporeo basato su delle pressioni, cosa che noi avremo innata ma che purtroppo per il modo di vivere di tutti i giorni perdiamo.
Ma assolutamente loro rispecchiano quello che noi siamo, e anche se può sembrare quasi assurdo, ho imparato che il mio respiro diventa il suo respiro. Nel momento in cui la gestione diventa difficile, se si riesce a abbassare il respiro, quindi a non lasciarsi andare all'emozione e alla rabbia conseguente, magicamente lui si spegne, cioè abbassa la sua energia e riesce ad essere molto molto più tranquillo. Adesso, quando vado dal mio cavallo, ci vado con una consapevolezza diversa e quindi c'è più coscienza di quello che faccio. Prima avevo paura, mi avvicinava a lui, lui sentiva la mia paura e tutto il rapporto era proprio interrotto da questa emozione. Non c'era relazione, c'era solamente emozioni. Adesso invece quando vado da Totò lo guardo, sempre questa è una cosa che ormai ci unisce, lo guardo e non ho più paura di lui e so che lui è contento di vedere me come io sono contenta di vedere lui. So che lui è contento di andare a fare una passeggiata insieme a me. Dopo che mi sono avvicinato a questo metodo, a questo mondo di equitazione naturale, sono modificato soprattutto io, la mia consapevolezza, la mia conoscenza dei cavalli e le mie emozioni sono riuscito a gestirle, sto imparando a gestirle in modo da avere un dialogo appieno con lei, nonostante sia ancora giovane. E però è diventata una cavalla molto equilibrata e questo è un percorso che stiamo di crescita insieme, diciamo. Si può fare tutto anche senza le redini e soprattutto si fa insieme, senza nessun tipo di coercizione. Prima invece montavo in sella, non costruivo una relazione da terra e non guardavo cosa era importante per lui, ma guardavo solo quello che era importante per me, quindi fare una passeggiata. Quindi è radicale proprio la cosa, insomma, è totalmente diverso il rapporto. E ti migliora anche come persona, perché il cavallo è il nostro insegnante, lo definiamo, perché ci insegna a avere pazienza, a perdonare, a capire e migliora anche i rapporti con le persone. Ha acquisito molta più fiducia, è sereno anche con gli altri cavalli, cosa che prima non era così. E poi penso che le immagini parlano da sole. Riacquisire fiducia. È questo lo scopo di un lungo lavoro. Altrimenti non sarebbe possibile convincere un animale claustrofobico come il cavallo a entrare da solo nell'angusto spazio di un van. Non è solo tecnica, ma è anche cuore, animo e il sensibilizzare quello che abbiamo dentro di noi, un potenziale che tutti noi abbiamo. Ascoltare i cavalli. È probabile sia stata una nostra antica attitudine che abbiamo perso con il trascorrere del tempo. Oggi però molte funzioni tradizionali del cavallo si sono esaurite e sempre più si manifesta l'esigenza di un nuovo rapporto tra uomo e animale, tra noi e la natura.
Questa giornata importante per me e Cavallo sta per finire. Siamo arrivati dove tutto è iniziato. E adesso che sto per fare la mia scelta, ho un po' paura. Anche se mio papà mi dice che ho fatto la scelta giusta. Tutti mi aspettano e si preparano ad accompagnarmi assieme a Cavallo. Mi aspetta il maestro che mi ha insegnato le prime cose sui cavalli. Sarà una festa per Cavallo e voglio che sia bello, pulito, lucido. E non è un capriccio come dice papà. Voglio solo che sia l'ultima cosa che faccio per lui. Una bella, lunga carezza, come so che gli piace. Sì, perché ho deciso di lasciarlo libero del tutto. Niente selle, niente capezze, niente redini, niente giochi. Ho capito che qualunque cosa chiedo a Cavallo non è d'accordo con la sua vita. Siamo stati bene insieme, ma è avvenuto per la sua pazienza. Ecco, ora torna al suo mondo. Lui vuole vivere da cavallo in mezzo al branco e alla natura, senza qualcuno che pretenda di farlo trottare o galoppare a comando. Saprò sempre dov'è e riuscirò sempre a trovarlo. Ci incontreremo ancora, ma in un altro modo, e credo che lui lo sappia. Almeno così mi ha detto Nel. Un cavallo non ti dimentica mai.